l'ho sempre suddiviso, perché ho gestito diversi sciagurati seminari lavoro in tre categorie, cioè c'è il lavorio. Premetto, a me non interessa mai il cittadino, va bene, lo temperi, paghi le tasse, eccetera, basta, ma l'uomo. E quindi il lavorio, quello indino campana, è il fabbricare. Preferisco il rumore del mare che dice fare e disfare è tutto un lavorare, ecco quello che so fare. Ecco. Questo è il lavorio di che è fatto, dovrebbe essere fatto l'uomo, ma l'uomo è sottratto dalla sua umanità, perché? Perché gli è imposto, nessuno glielo impone davvero, comunque gli si impone il lavoro come posto di lavoro, ecco, le poste, al telegrafo, al catasto, c'è questa utilità non inutile, l'arte inutile, disinutile, non è che se un impiegato al catasto ti consegna un documento da te richiesto, appena ti consegna il documento tu applauda, non v'è applauso, ecco, Augusto, al punto di morte centenario, disse ho recitato bene, ho bene operato, plaudete, cioè applauditemi. Il più grande criminale della storia, che per tenere Roma in pace aveva devastato il mondo intero, ecco, per tenere 4 gatti nel lusso più sfrenato a Roma. Quindi il posto di lavoro. Ma è vero che il lavoro in genere è anche l'esistenza senza scopo. Per colmare il vuoto dell'esistenza senza scopo l'uomo deve occuparsi, va bene? Ma del lavorio abbiamo parlato, ma nel posto di lavoro davvero per 1, 2, 3 mila al mese è una cosa davvero squallida, da letteratura, da antologia della letteratura russa, non è vero. E poi c'è il dopolavoro, che sarebbe l'affrancamento, l'ora d'aria, ecco, sarebbe il Kral. Queste sono le 3 dimensioni del lavoro. Quindi, a parte l'esistenza senza scopo, perché un minatore debba lavorare, pagare uno così alto, cioè non arrivare all'età di 30 anni nelle Salina o nelle miniere in Sardegna a 30 profondità, dove gli scoppiano i polmoni per meno di 1 milione al mese, questa è un'infamia. È un'infamia che soltanto una democrazia. Sì, è vero che la nostra Costituzione recita in ouverture essere la Repubblica Italiana una democrazia, una Repubblica fondata sul lavoro, ma il lavoro non è mai stato, è un dovere, ma semmai un dover essere, un dover dell'essere, ma non è un diritto. Ma col ricatto della famiglia, perché bisogna tra virgolette mantenere su una famiglia, allora ecco, mettere su famiglie, e c'è un Papa veramente che farebbe bene a star zitto, invece predica sempre in voglia al lavoro, cioè al massacro, a rovinarsi, va bene, a morire giovanissimi, ripeto. Io non posso che non invitare a disertare il lavoro, insomma, di controllare le nascite, fare qualcosa, non farsi padre, nessuno è padre a un altro. Le madri si ritengono veramente ritengono la maternità un veicolo delle nascite, ma contenerle proprio basta con la specie, basta con questo abuso, con questo eccesso della specie umana. Non si può lavorare in un posto di lavoro solo per morire o solo per mangiucchiare appena una volta la sera. Mi ripugna talmente che preferisco chiudere l'argomento.